Ciao, benvenuto su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, apprezzerei davvero se ti iscrivessi al mio canale, mettessi mi piace al video e lasciassi un commento qui sotto. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che faccio ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. Mi sedetti sul bordo del letto, fissando mia moglie Chloe mentre impacchettava la sua valigia. Il mio cuore si sentiva sempre più pesante con ogni oggetto che piegava ordinatamente e metteva dentro. Mi parlò di questo viaggio di lavoro alcune settimane fa, un progetto di alta priorità a Barcellona. Un incarico da sogno per la sua carriera, era entusiasta, ma non riuscivo a scrollarmi di dosso il disagio che mi mordeva. Ci saremmo scritti o fatti videochiamate ogni volta che potevamo, disse Chloe con un rapido sorriso. Senza alzare lo sguardo, aveva sempre questo modo di dire solo abbastanza per sembrare sincera mentre mi teneva a distanza. Ultimamente sembrava che stessi parlando con una versione di lei che riconoscevo a malapena. Le notti passate al lavoro, le spiegazioni vaghe, il modo in cui aveva smesso di condividere le piccole cose con me. Ma rimandai i pensieri, ovviamente dissi, forzando un sorriso. Assicurati di portarmi qualcosa, un piccolo pezzo di Barcellona. La sua risata suonava quasi forzata. «Lo farò!» Chiuse la valigia, mi diede un'occhiata e mi diede un rapido bacio sulla guancia. «Mi mancherai», disse, ma la sua voce non corrispondeva completamente alle parole. Quando Chloe se ne andò quella mattina, vidi la sua taxi scomparire per strada. Per la prima volta nei nostri 4 anni di matrimonio, sentii che stava lasciando più della semplice casa. La prima settimana dopo la partenza di Chloe, cercai di stabilire una routine. Lavoro, palestra, cena, ripetere. Mi sedevo sul divano di notte scorrendo attraverso ghigli spettacoli che guardavamo insieme, ma nulla sembrava giusto. La casa era troppo silenziosa senza di lei. Ci scambiammo qualche messaggio di testo. Lei era super occupata e faticava a tenere il passo con le riunioni. Qualcosa non quadrava, però non riuscivo a capirlo. Sabato mattina decisi di andare al supermercato. Il frigorifero era praticamente vuoto e pensai che tenermi occupato mi avrebbe aiutato a distrarmi. Mentre spingevo il carrello attraverso il reparto frutta e verdura, una voce familiare mi chiamò dietro. «Ehi Noah, tanto tempo, niente da fare!» Mi girai e vidi Jessica, un'amica di vecchia data dell'università. Era vivace come sempre, il suo sorriso contagioso. Non abbiamo parlato per anni, ma eccola lì con un cestino pieno di cavolo riccio e arance. Jessica. «Wow, è passato un po'!» risposi genuinamente felice di vederla. «Come stai?» «Bene, appena tornata da Miami in realtà», disse, aggiustando il cestino sul braccio. «Strana cosa, ho incontrato Chloe lì qualche giorno fa. Sembrava fantastica». Le sue parole mi congelarono sul posto. «Miami?» chiesi, cercando di mantenere il tono leggero, anche se il mio polso accelerava. Jessica inclinò la testa, perplessa. «Sì», disse. «Era lì per lavoro con alcuni colleghi. Avevo pensato che fosse andata con qualcuno, dato che aveva menzionato di rilassarsi dopo un progetto». Presi in giro dallo stomaco. La bocca si seccò, ma forzai un sorriso. «Va bene, sono stato sommerso da lavoro da quando siamo tornati. Quasi non sento di essere andato da nessuna parte». Jessica rise e mi diede un amichevole schiaffo sulla spalla. «Sei un lavoratore instancabile, beh, non esagerare, è stato bello incontrarti». Salutò e si diresse verso la cassa, lasciandomi lì con il mio carrello e la mente che girava fuori controllo. Chloe mi aveva detto che sarebbe andata a Barcellona e Jessica l'aveva vista a Miami con qualcun altro. Quella notte mi sedetti sul divano ripetendo le parole di Jessica nella mia testa. Miami, non Barcellona. Mi dissi che doveva essere un errore, un malinteso forse, ma perché Chloe non lo aveva menzionato? Presi il telefono e scorrendo i nostri messaggi cercai qualsiasi indizio. Tutti i suoi aggiornamenti erano vaghi. Lavoro frenetico, mi manchi, spero tu stia bene. Niente riguardo a Miami, niente riguardo a rilassarsi. La sensazione di disagio era troppo da sopportare. Chiamai il suo ufficio la prima mattina di lunedì, fingendo di essere un potenziale cliente. La voce allegra della receptionist mi diede risposte che non ero pronto a sentire. «Oh, Chloe è in congedo personale», disse allegramente.
Menzionò che stava aiutando suo marito a recuperare da un infortunio alla gamba, un gesto così dolce. Riuscì a sbrigare la chiamata prima di chiudere. Congedo personale, aiutare me a recuperare. Nulla di tutto ciò aveva senso. Non era a Barcellona, non era al lavoro e non stava aiutando me. Chloe aveva mentito a tutti, forse anche a se stessa. Ma perché? Quella sera iniziai a scavare. Se stava mentendo, avevo bisogno di prove, qualcosa di innegabile, qualcosa che potessi usare. Setacciai i nostri estratti conto bancari, controllai le attività della sua carta di credito e cercai nei suoi social media. Non trovai molto, ma i pochi indizi che scoprii dipingevano un quadro incriminante. Un addebito in un hotel di Miami, il conto di un ristorante per 2. Non la affrontai ancora. Chloe era furba. Avrebbe inventato qualche storia intorno ai tavoli e mi sarei ritrovato solo con il dubbio. No, avevo bisogno di più. Alla fine della settimana avevo un incontro programmato con uno dei migliori avvocati della città. Non avrei solo affrontato Chloe, avrei superato la sua partita. L'ufficio dell'avvocato emanava un leggero odore di pelle e caffè. James Carter, un avvocato esperto sulla cinquantina, sedeva di fronte a me con occhi acuti che scrutavano il mio volto mentre raccontavo tutto. Il viaggio, le bugie, il riferimento di Jessica a Miami e la storia delle lesioni fabbricate che Chloe aveva raccontato al suo ufficio. James si sporse indietro nella sua sedia quando finii di parlare, incrociò le mani pensieroso. «Sei in una posizione forte, Noah, ma hai bisogno di prove concrete. Se è stata infedele, potrebbe influenzare l'accordo finanziario, soprattutto dato che avete costruito risparmi comuni per una casa». Annuii, sentendo lo stomaco stringersi. «Come ottengo quelle prove?» «Hai già un punto di partenza», disse, battendo la penna sul tavolo. «Gli addebiti sulla carta di credito, l'hotel, sono indizi. Se vuoi prove innegabili, avrai bisogno di qualcuno che possa seguire la pista». «Cosa stai suggerendo?» «Un investigatore privato», rispose James, facendo scorrere un biglietto da visita sul tavolo. «Discreto, accurato e veloce. Se sta nascondendo qualcosa, lo troveranno». Il giorno seguente assunsi l'investigatore privato. Si chiamava Andrew, un tipo serio con anni di esperienza nel scoprire segreti. Non addolciva le cose. «Se c'è qualcosa da trovare, la troverò», disse, facendo scorrere un contratto sul tavolo. Nel corso della settimana successiva, Andrew mi inviò aggiornamenti. Chloe non era stata a Barcellona, aveva passato 2 settimane a Miami soggiornando in un resort di lusso con un uomo di nome Ryan, un nome che non avevo mai sentito prima. Non erano solo colleghi. Le foto che Andrew inviò non lasciavano spazio a dubbi. Chloe rideva con lui durante un drink. I due camminavano mano nella mano lungo la spiaggia e un'immagine particolarmente incriminante di loro, che si abbracciavano davanti all'hotel. Fissai le foto per ore quella notte, la rabbia bolliva dentro di me. Non era solo un tradimento, era calcolato, elaborato e crudele. Chloe aveva mentito in faccia a me, ingannato il suo ufficio e speso i nostri soldi duramente guadagnati per una vacanza con un altro uomo. Ma la rabbia non era sufficiente. Avevo bisogno di agire. Quando si avvicinava la data del ritorno di Chloe, avevo un piano. Non avrei solo affrontato lei, avrei smantellato tutto ciò che pensava di controllare. Prima assicurai le nostre finanze con l'aiuto di James. Trasferii ogni centesimo dei nostri risparmi comuni in un conto solo a mio nome. Chloe non avrebbe visto un centesimo dei soldi che avevamo costruito anni. Successivamente terminai il contratto di locazione della sua casa, che era a mio nome, e con lei andata via avevo avuto tempo sufficiente per organizzare un nuovo inquilino. Lisa, una madre single con un figlio adolescente, si trasferì 2 giorni prima che Chloe dovesse tornare. Infine, presentai istanza di divorzio. James si assicurò che tutto fosse impeccabile, dalle dichiarazioni finanziarie ai termini dell'accordo. Chloe non aveva idea in cosa stesse entrando quel giorno. Quando Chloe tornò, aspettai dall'altra parte della strada, guardando mentre la sua taxi si fermava davanti alla casa. Scese, abbronzata e sorridente, con i bagagli alle sue spalle. Non potei fare a meno di notare quanto sembrasse spensierata, come se le bugie che aveva detto non le fossero mai passate per la mente. Si avvicinò alla porta
e si fermò, corrugando la fronte davanti all'auto sconosciuta nel vialetto. Per un momento la vidi esitare, confusione lampeggiante sul suo volto. Poi sbloccò la porta e entrò. La seguii qualche minuto dopo, giusto in tempo per sentire lo scambio deciso. «Chi sei? Cosa ci fai nella mia casa?» La voce di Chloe era tagliente, quasi in preda al panico. Lisa, che stava calmamente nell'atrio, le sorrise educatamente. «Oh, devi essere Chloe. Ciao, sono Lisa, ci siamo appena trasferiti. Cosa intendi per trasferirci?» Chloe ordinò, la voce che cresceva. «Questa è la mia casa». L'espressione di Lisa si ammorbidì, quasi pietosa. «Noah ha detto che saresti passato a prendere le tue cose. Tutto è imballato nel garage». Il volto di Chloe impallidì. «Noah!» fu quando entrai dalla porta, le mani in tasca, l'espressione calma. «Bentornata», dissi, la mia voce tagliando la tensione. Chloe si girò verso di me, gli occhi spalancati per l'incredulità. «Che cosa succede? Cosa sta succedendo?» Inclino la testa, combattendo la confusione. «Oh, non hai sentito? Ho terminato il contratto di locazione. Lisa e suo figlio avevano bisogno di una casa. Non sembrava più casa». Le sue labbra tremavano mentre cercava di parlare. «Non puoi fare questo». «No, lo ho già fatto», dissi, interrompendola. «Le tue cose sono nel garage e prima di partire potresti voler controllare la tua auto. C'è una cartella sul sedile del passeggero. Ti suggerisco di leggerla attentamente». Chloe si congelò, le mani tremanti mentre cercava le chiavi. Senza un'altra parola si precipitò verso il garage. Guardai dalla finestra mentre si sedeva sul sedile del conducente e apriva la cartella. Non passò molto tempo prima che realizzasse cosa stava tenendo. Documenti di divorzio completi di una dettagliata ripartizione di tutto ciò che avrebbe perso. Mi chiamò entro pochi minuti, la voce tremante di rabbia e disperazione. «No, possiamo parlarne, è assurdo, stai esagerando. Ho finito di parlare, Chloe», dissi freddamente. «Hai mentito, mi hai tradito, hai preso tutto ciò che avevamo costruito e lo hai buttato via. Ora vivrai con le conseguenze». Prima che potesse rispondere, riagganciai e bloccai il suo numero. Nei mesi successivi, la vita di Chloe si sgretolò. La notizia della sua relazione si diffuse rapidamente e Ryan, il suo presunto anima gemella, sparì non appena le cose si fecero complicate. Persi amici, rispetto e la stabilità finanziaria su cui una volta contava. Per quanto mi riguarda, andai avanti, trovai un nuovo posto, ricostruii la mia vita e alla fine incontrai qualcuno che mi fece ricordare cosa fosse davvero l'amore. Chloe divenne un lontano ricordo, una lezione di tradimento, resilienza e della forza necessaria per ricominciare. Seduto nella mia nuova casa una sera, ridendo con la donna che aveva riportato la luce nella mia vita, realizzai qualcosa. La vendetta non riguarda solo far pagare qualcuno, ma riguarda a reclamare il tuo potere, il tuo futuro e la tua pace. Dopo aver riagganciato, non provai altro che sollievo, nessun rimpianto, nessuna esitazione, solo la fredda soddisfazione di sapere che finalmente non faceva più parte della mia vita. Chloe, d'altra parte, non era pronta a lasciare andare. Qualche giorno dopo ricevetti una mail da lei, lunga e sconclusionata, alternando scuse e disperate suppliche di parlare per risolvere le cose. Incolpava l'affare allo stress, al sentirsi trascurata, persino alla sua educazione, ma in nessuna parte di quella mail si prendeva piena responsabilità per le sue scelte. Non risposi. Inoltrai l'email a James. «Aggiungi questo al fascicolo», scrissi semplicemente. Nelle settimane successive, Chloe cercò altri modi per contattarmi. Si presentò una volta nel mio ufficio senza invito, ma la sicurezza la accompagnò fuori prima che potesse passare attraverso la hall. Lasciò messaggi vocali, messaggi di testo e persino messaggi con amici comuni, tutti ignorati da me. La goccia che fece traboccare il vaso fu quando postò una lunga e drammatica sfuriata sui social media, dipingendosi come la vittima di un marito controllante che aveva esagerato per un piccolo errore. Non ero sorpreso dal suo tentativo di riscrivere la narrativa, ma non avevo bisogno di rispondere. La verità aveva un modo di parlare da sola e presto le persone iniziarono a mettere insieme i pezzi. Il suo crollo pubblico ebbe un effetto spettacolare. I colleghi si distanziarono.
Gli amici, su cui una volta contava, smise di rispondere alle sue chiamate e Ryan, l'uomo per cui aveva rischiato tutto, era andato via da tempo, lasciandola a gestire le conseguenze da sola. Mentre la vita di Chloe precipitava, la mia prese una direzione diversa. Mi immersi nel lavoro, concentrandomi sui progetti e gli obiettivi che avevo trascurato durante gli ultimi mesi del nostro matrimonio. Per la prima volta in anni mi sentii libero di prendere decisioni senza il peso delle bugie di qualcun altro che mi tratteneva. Ma non si trattava solo di lavoro, riabbracciai amici che non vedevo da tempo, incluso il mio migliore amico Adam. Una sera, durante una birra, GLI raccontai tutto, dal momento in cui Jessica aveva menzionato Miami fino al giorno in cui Chloe trovò quei documenti di divorzio. «Amico», disse Adam scuotendo la testa, «ho sempre pensato che sembrasse troppo raffinata, come se stesse cercando troppo di essere perfetta». Annui, mescolando la mia bevanda. Mi ci sono cascato, anche se hook, line and sinker. Adam mi diede una pacca sulla spalla. «Beh, ora sei fuori e onestamente l'hai gestito come un professionista. Non se l'aspettava». Aveva ragione, Chloe mi aveva sottovalutato. Pensava che sarei stato troppo passivo, troppo perdonante, troppo debole per difendermi, ma si sbagliava. Circa 6 mesi dopo che il divorzio fu finalizzato, incontrai Emma. Non era come Chloe, non c'era finzione, nessuna performance. Era calorosa, divertente e autentica in un modo che mi colpì. Ci incontrammo a un evento di beneficenza a cui partecipai con Adam e alla fine della serata eravamo immersi in conversazioni profonde su tutto, dai viaggi alle piccole stranezze della vita. Non fu amore a prima vista. Il mio cuore non era ancora pronto per quello, ma fu l'inizio di qualcosa che non provavo da tempo. Man mano che Emma ed io ci conoscevamo, mi ritrovai a condividere parti della mia storia di cui non mi aspettavo di parlare. Ascoltava senza giudicare, offrendo una forza tranquilla che mi faceva sentire al sicuro. Una sera, seduti sulla veranda della sua piccola ma accogliente casa, mi chiese: «Ti dispiace come è finita con Chloe?» Riflettei per un momento. «Mi dispiace che sia successo, ma solo il modo in cui è finita», ammettei. «No, era l'unico modo per proteggermi». Emma annui, la mano appoggiata dolcemente sulla mia. A volte dobbiamo perdere qualcosa per fare spazio a ciò che veramente meritiamo. Le sue parole rimasero con me per molto tempo. Sono stato concentrato sul tradimento, sulla rabbia, sulla vendetta, ma sedendomi lì con Emma ho realizzato qualcosa. Chloe non era più la mia storia, era solo un capitolo chiuso definitivamente. Un anno dopo che Chloe lasciò la mia vita, mi trovai nella cucina della mia nuova casa, guardando l'alba attraverso la grande finestra panoramica. La casa era mia, comprata con i risparmi che Chloe aveva cercato di rubare. Le pareti erano piene di calore e luce, riflettendo la vita che stavo costruendo. Emma entrò, i capelli scompigliati dal sonno, e mi sorrise. «Caffè già pronto?» chiese, allungando la mano verso la caffettiera. «Certo», risposi, tirandola in un abbraccio. Per la prima volta in quello che sembrava un'eternità, non guardai indietro. Il tradimento, le bugie, il dolore erano tutti alle mie spalle. Ora la vendetta era stata soddisfacente, ma andare avanti era stata la vera vittoria. Hai mai affrontato una situazione simile nella tua vita? Raccontacelo nei commenti qui sotto e non dimenticare di mettere un like se ti è piaciuta la storia. Iscriviti al nostro canale per non perdere altri racconti emozionanti come questo.